Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi andiamo a provare lui, Xiaomi Watch 2 Pro. Uno smartwatch veramente particolare ed è soprattutto innovativo per quanto riguarda il marchio Xiaomi. E questo ve lo dico perché io attualmente il mio smartwatch è un Samsung Watch 4 ed è uno tra i pochi che ha Wear OS all'interno, quindi ha questo sistema operativo di Google che mi permette di avere anche il Play Store e quindi scaricarmi giù le applicazioni come fosse un normale, come fosse uno smartphone, logicamente con tante altre caratteristiche inferiori, però dentro abbiamo il sistema operativo Wear OS che ha dei vantaggi e dei svantaggi che adesso andiamo a scoprire. Bene, allora innanzitutto andiamo a vedere il nostro smartwatch, cosa c'è dentro, andremo a collegarlo al nostro cellulare e vediamo come si collega e poi vediamo alcune chicche che ha questo smartwatch. Bene, allora, già dalla scatola vedete che qui viene rappresentato il colore e come è fatto, il cinturino. Qui viene messo che c'è il nuovo processore Snapdragon di prima generazione ed è un processore molto valido ed è un processore a 4 nanometri che ci permette di essere ultra veloce ma anche un consumo molto efficiente. Qui vedete il marchio Xiaomi che c'è scritto Wear OS by Google e poi qua abbiamo il sistema di GPS, un display da 1,43 AMOLED con Always On Display e più di 150 attività che si possono monitorare. E qui sotto poi abbiamo tutte le caratteristiche. All'interno della scatola cosa troviamo? Troviamo il nostro smartwatch, eccolo qui, col bel marchio qua scritto Xiaomi. Poi troviamo il caricabatterie, che questo qua come si fa? Lo si mette, allora togliamo la pellicolina che c'è sotto qua, la si mette sotto qua, questa è una plastichina molto leggera, non è magnetico, abbiamo la ricarica normale, quindi sempre con i due, vedete, due piolini qua che vanno a battere qua. Qui abbiamo tutta la sensoristica della salute per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue, per quanto riguarda il battito cardiaco, eccetera. Lo appoggio qua, lui è magnetico, sì perché si attacca, ma non ha la ricarica wireless, sempre tramite questi due piolini qua. Poi troviamo il caricabatterie vero e proprio non c'è, delle istruzioni molto semplici e qui finisce la nostra scatola. E adesso andiamo a vedere il nostro smartwatch. Tolgo la pellicolina che c'è qui davanti. Ok, vi metto qui di fianco il mio cellulare e adesso andiamo ad accenderlo. Allora, lo smartwatch si sente che è uno smartwatch di qualità alta anche come materiali, un bel materiale e soprattutto questa ghierina qui, non so se adesso la vedete, se riesco a metterla a fuoco, eccola qua, vedete? Questa piccola ghiera qui che mi permette di utilizzare il nostro smartwatch anche con se ho le mani sporche oppure ho i guanti o sono bagnate eccetera, posso farlo tranquillamente. Qui ho i tastini laterali che posso dargli l'ok e quindi riesco a utilizzare il mio smartwatch tranquillamente senza dover toccare per forza il display. Il cinturino è in 22 mm, quindi è caratteristico 22 mm, posso trovare tutti i cinturini che voglio del mondo, basta tirare questa levetta qui e lui si stacca e posso rimetterlo su, quindi molto veloce da quel punto di vista lì. Vedete qui i due pulsanti, eccoli qua, 1 e 1, 2. Bene, adesso accendiamo il nostro prodotto, eccolo qua, si sta accendendo, vedete un bel display AMOLED che nero che è, molto bene, e anche i bianchi sono molto in contrasto. Adesso lui si avvia, vede già il simbolo Wear OS by Google. E questa è una grande novità, che però, vi dico subito, già ha pochissima batteria. Questo sistema operativo qua consuma tantissima batteria. E ve lo dico da un possessore di Samsung e ne ho provati di Samsung e sono veramente dei mangiatori di batteria questo sistema operativo.
purtroppo il stesso prodotto senza sistema operativo secondo me fa più del doppio. Bene, qui facciamo iniziamo, diamo l'ok, lingua italiano, e qua mi dice scarica MyFitness sul telefono per connettere il tuo dispositivo indossabile. Dovremmo scaricare scarica MyFitness sul telefono e qui l'abbiamo scaricato. Io ho già fatto la configurazione anche per altri smartwatch e quindi basta che premo il tasto più, aggiungi dispositivo, ok? E mi ha già trovato Xiaomi Watch 2 Pro. Faccio ok, associazione. Il codice che c'è qui deve corrispondere al codice che mi viene richiesto nel mio cellulare. Associa, faccio accetta, continua, e qui vedete per la prima volta i termini di servizio di Google. Quindi faccio ok e faccio accetto. Adesso lui mi dice: vuoi consentire all'app MyFitness di accedere a Xiaomi Watch 2 Pro? Sì. Notifiche, telefono, registri, ok. Tutto quanto. Facciamo consenti. Adesso lui fa l'associazione. In modo che noi abbiamo Gmail, i messaggi e tutto il mondo di Google, quindi Google Drive, Google Foto, eccetera, da qui e qui. Una copia. Quindi non potremo utilizzare tutte le funzioni che ha uno smartwatch, anche perché sono due processori diversi, sono due cose diverse, ma una buona parte possiamo farlo. Quindi possiamo anche rispondere alle notifiche, cosa che con il sistema operativo, anche HyperOS, eccetera, non possiamo fare al momento. Io parlo del momento. Adesso qui c'è scritto l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Qui vedete adesso ci chiede aggiungi dispositivo, notifica a colpi d'occhio, puoi visualizzare le notifiche del telefono sull'orologio. Facciamo consenti, consenti, completamento dell'operazione, siamo a 8 su 9, quindi è quasi finito. È un'operazione un po' più lunga perché appunto il sistema operativo di Google c'ha qualcosina in più. Nel frattempo che si sincronizza, vi dico che lo smartwatch è anche impermeabile, quindi IP68, possiamo andare tranquillamente anche in piscina. Non andiamo a fare delle immersioni, però possiamo nuotare, diciamo galleggiare e nuotare, non andare a una profondità più bassa di 1,5 metri. Se andate al mare, bene, potete andare tranquillamente, alla fine però dategli una pulita sempre con l'acqua dolce e subito un'asciugata, in modo da togliere tutti i residui. Il display è un display da 46 mm, abbiamo, vi ho già detto, un display da 1,43 AMOLED e un display molto molto luminoso. Come avete sentito si sente il suono, quindi ha anche una cassa e anche un microfono per sentire le chiamate, perché con questo smartwatch si può fare anche le chiamate. Una volta fatto il tutto vi dice prima scopri come funziona lo schermo, facciamo inizia, così vi faccio vedere anche un tutorial che se poi volete vedere. Tenete per un minuto per cambiare quadrante, quello è il classico, insomma, che abbiamo sempre fatto. Per visualizzare le notifiche dall'alto verso il basso, quindi al contrario degli altri abbiamo dall'alto verso il basso. Poi invece per guardare le scorciatoie, che di solito la tendina è dall'alto verso il basso, in questo caso è dal basso verso l'alto. E poi scorri per destra per visualizzare le tessere, quindi di qua adesso lo proviamo. Fase completata, ora scopri come funzionano i tasti. Inizia, quindi con la corona che è questa qui, per tornare al display iniziale. Poi premi la corona per visualizzare le app, tocca 2 volte per la corona per visualizzare le app utilizzate, facciamo girare la corona, vabbè, per utilizzare poi il menu. Premere il tasto su per visualizzare le app personalizzate, quindi possiamo personalizzare il tasto, e stessa cosa per il tasto in giù. Fine, e abbiamo fatto. Tutorial completato. Ed eccolo qua, il super nostro bellissimo display. Guardate che bel display che è. Veramente molto bello, eh? Eccolo qua, così non abbiamo né riflessi né niente. E guardate che bel display che ha. Molto luminoso e dei neri super contrastati. Vedete che anche tutta la ghiera qui in metallo vi fa vedere appunto i riflessi, quanto bello è. Bene, una volta fatto, gli diamo fatto, lui fa la sincronia e adesso andiamo a vedere un po' i tastini. Quindi premo tastino su e vado direttamente sugli allenamenti, come vedete qui.
corsa all'aperto, camminata, attività libera, escursionismo, e ce ne sono più di 150, quindi veramente tanti. Posso anche ruotare questa rotellina qua che ha una bellissima vibrazione, quello sì, ben fatta, però è continua, non ci sono gli scattini che mi fa sentire quando scatto da una parte all'altra, è continua. Insomma, non è che mi piace così tanto, sinceramente. Poi premo il tastino destro e stessa cosa, dopo posso andare a personalizzarmi i tastini come voglio. Dall'alto, scusate, verso il basso abbiamo appunto le notifiche, dal basso verso l'alto abbiamo la nostra scorciatoie che vedete qui. Quindi faccio questo movimento qua e sempre con la mia rotellina posso dargli cosa voglio. Qui andiamo a vedere le impostazioni, così vi faccio vedere un po' il prodotto. Connettività, appunto abbiamo, diamo l'ok, Bluetooth, il Wi-Fi, l'NFC, quindi questo smartwatch, scusate, ha l'NFC, quindi potete anche fare i pagamenti con Google Pay, cosa molto importante, che non tutti i Xiaomi hanno l'NFC. Il Wi-Fi, quindi potete connetterti al Wi-Fi di casa e anche ricevere delle notifiche direttamente da qui, anche se non ho l'orologio connesso diretto, e il Bluetooth. Poi torniamo indietro, schermo, qui abbiamo cambia il quadrante, luminosità, spegnimento schermo, solleva per attivare, schermo attivo, copri per disattivare, schermo sempre attivo, dimensioni carattere, proprio come uno smartphone, gesti, blocco al tocco, eccetera. Poi abbiamo app e notifiche, disposizione, Google direttamente, audio, vibrazione, batteria, funzionalità avanzate. Andiamo a sbirciare cosa c'è di personalizza i tasti, quindi qua potete personalizzare i tasti che vi dicevo prima, quello in alto e quello in basso. Profilo sanitario, e quindi andiamo a mettere le nostre generalità. Posizione, perché anche un buon GPS è molto molto valido su 5 satelliti. Accessibilità, sicurezza, sistema. Qui c'è l'aggiornamento del software, del firmware, scusate, spegnimento, riavvio, data e ora, metodo di missione, disconnetti e reimposta. Ecco, se volete resetarlo, perché dovete venderlo, perché dovete darlo con un'altra persona, dovete andare qui, disconnetti e reimposta. Informazioni sull'orologio, Wear OS 3.5, il modello, Xiaomi Watch 2 Pro, numero di serie, numero del prodotto, la batteria, siamo già al 95% al 100%, quindi per me qui si fa un giorno e mezzo, se tutto va bene, senza utilizzarlo al massimo. Cambiamo i quadranti, quindi premo il tasto centrale e giro, e andiamo a vedere alcuni quadranti, come si vedono. Questo, ero curioso di vederlo, guardate come è fatto. Ha veramente una qualità, vedete anche tutti gli ingranaggi che girano e tutta la... molto molto ben fatto, Non so se riuscite a vederlo, spero di sì. Comunque si vede bene. Ha un bellissimo display, quello sì. Tanto molto valido. Bene, adesso andiamo a vedere anche le applicazioni. Eccoci qua. Quindi premiamo il tasto qui della coroncina e poi andiamo a scorrere le nostre applicazioni. Vedete che ho l'assistente vocale di Google, Google Maps, Play Store, quindi io posso andare qui e già lui mi presenta le applicazioni che posso scaricare per il mio orologio, non come il telefono, solo per il mio orologio. Poi c'è Google Maps, appunto, per avere il navigatore. Questo deve essere la temperatura. Adesso provo a indossarlo. Cinturino bello morbido. E dopo qui ha il doppio passaggio, vedete? In modo da bloccare che non venga fuori. Bello. Ecco qui l'Always On Display, vedete? Lui resta sempre acceso così, che mi indica l'ora e mi fa vedere. Logico, se io giro il polso non va, devo premere il tastino e mi fa vedere l'ora com'è. Però l'Always On Display, bello, si vede benissimo l'ora. Proviamo a cambiare quadrante, magari mettere qualcosina di più digitale. Proviamo a metterlo così. Vedete che bel nero che ha, che super contrasto che hanno comunque. Qua abbiamo le statistiche, il meteo, gli allenamenti e il sonno. Frequenza cardiaca continua 24 ore su 24, ossigenazione del sangue, eccetera. Ecco, eravamo rimasti alla temperatura, che sono curioso di vedere
come funziona, temperatura, avvia, ho capito. Bisogna indossare l'orologio per più di 10 minuti e riprovare. Ok, faremo dei test e qui abbiamo la temperatura. Poi, sempre nelle nostre applicazioni, ma dopo potete scaricarne quante ne volete, quindi adesso io vi faccio vedere queste, ma ce ne sono tantissime di applicazioni. Vedete che qui c'è anche YouTube Music, se non sbaglio, e qui bisognerebbe collegare l'account, eccetera. Ma intendete lo smartwatch con Wear OS come proprio avere uno smartphone. È la stessa identica cosa con tutte le applicazioni, non tutte al 100% ci sono, però anche l'assistente vocale. Ok Google, aprimi il cancello se avete la casa smart, avete un po' di domotica. Questo fa, ecco qui, scusate, guardate l'Always on Display, che carino. E questo sta sempre acceso così. Sì, quindi calcolate di avere il vostro smartwatch, e mi immagino quella, la versione LTE, che potete mettere su una SIM, è proprio, potete usare solo lo smartwatch e andare tranquilli. Bene, mi sembra di aver fatto vedere il collegamento, come funziona, c'è l'assistente vocale, sì, le impostazioni le abbiamo viste, qui abbiamo la torcia, se vogliamo usarla come torcia il display, bello luminoso, anche rosso, e disattivarlo. Bene, qui abbiamo la bussola, eccoci qua, poi abbiamo l'orologio mondiale, ok, e la sveglia e tutto quello che serve. Nella versione LTE che vi stavo dicendo prima, quindi che potete mettere una SIM, la SIM è un eSIM, quindi non è che abbiamo una slot per mettere dentro la SIM, ma noi possiamo mettere un eSIM e chiamare direttamente dal nostro smartphone. Quindi se questo è il futuro, bene, che ben venga, perché potremo utilizzare solamente il nostro orologio. Devono migliorare un po' la batteria secondo me, perché ogni sera ricaricare, vabbè, come uno smartphone infine, che ogni sera ricarichiamo. Qui abbiamo l'ossigenazione e tutto quello che c'era, mi sembra, avete visto le email che arrivano tranquillamente, mi sembra un bel prodottino, bei materiali di sicuro, siamo su un'altra categoria confronto a certi smartwatch della Xiaomi, pesantino, il giusto, non meno di un Samsung di sicuro. Anche un bel cinturino. Ok signori, io credo, guardiamo un po' l'applicazione, ma l'applicazione è sempre Mi Fit, quindi è uguale, solamente che c'è integrato anche Google. Sincronizza gli eventi, il meteo, vedete l'orologio mondiale, cattura una schermata dell'orologio, app, possiamo anche comandare direttamente da qui la fotocamera, volendo, del nostro telefonino, direttamente da fotocamera, eccoci qua, e poi possiamo usarla tranquillamente come fosse direttamente un piccolo display direttamente da qua. Sonno, ossigenazione del sangue, stress, in piedi, statistiche, gestione. Bene, io ho parlato con chi lo sta già utilizzando e quindi vi porto dei dati reali. Vi dicevo della batteria, che secondo me è l'unica pecca di questi smartwatch con Wear OS, che non fanno un giorno e mezzo. Se iniziamo ad andare a camminare in montagna, andate a fare un giro, qualsiasi cosa, sappiate che più di un giorno e mezzo, 2, non fate, perché questo sistema operativo qua, per quanto sia un buon processore o quanto sia una buona batteria, quello arriviamo a fare. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, che è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.